Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti energetici in blocco di tutto il periodo, nella seconda parte andremo a vedere una scansione temporale degli avvenimenti. Bene? Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda... Wow! Il giudizio. Amici del Sagittario, si parla di risveglio spirituale, si parla di presa di consapevolezza, si parla di una conoscenza che si acquisirà. La carta del giudizio parla anche di rinascita, letteralmente è il risveglio dei morti, quindi si parla di nuovi inizi e fa anche riferimento al karma. Per molte persone potrebbe parlare di chiamata, che potrebbe essere una chiamata di tipo spirituale, o quindi per chiamata spirituale si intende quando qualcuno viene chiamato o anche risucchiato verso quello che è il proprio scopo di vita, la propria missione di vita. Oppure come chiamata si può anche intendere una telefonata, una notizia che comunque potrebbe arrivare da parte di qualcuno che non sentivate da tempo, perché il giudizio ha sempre un forte riferimento al passato. Ma andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi prendete solo quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, basta aprire la tendina qui sotto, ok? Allora, partiamo con un 3 di denari, un 6 di denari e una regina di denari. So che questa dovrebbe essere una stesa per quello che riguarda le relazioni, ma ci sono tanti denari. Quindi molto di questo periodo sarà, diciamo, influenzato da quello che potrebbe essere la materialità, qualche cosa di concreto. Allora, partiamo con un 3 di denari. Io qui sento che c'è qualcuno che sta organizzando qualche tipo di progetto, ha qualche tipo di idea, probabilmente si tratta, per molte persone potrebbe essere una casa, potrebbe essere un trasferimento, sento che c'è qualche cosa nell'aria che prenderà un pochino più di concretezza nella seconda parte del 2022, c'è un nuovo progetto. Quello che sì vi posso dire è di, con questo nuovo progetto, che magari è un progetto di coppia, di fare attenzione alle finanze, perché comunque abbiamo un 6 di denari e molte volte fa riferimento al dare troppo. Quindi sento che per certi versi potrebbe non esserci più quell'equilibrio che c'è stato fino a questo, un equilibrio da un punto di vista pratico, quindi sia monetario, ma anche magari da un punto di vista della gestione degli impegni familiari, per esempio. Abbiamo anche la regina di denari. La regina di denari sento che è una persona intorno a voi, potrebbe essere una madre, una sorella, la partner, il partner, ed è una persona che comunque vi sostiene, vi aiuta. La regina di denari fa sempre riferimento a una persona molto generosa, ok? Quindi sento che per certi versi avete una persona che vi sostiene in tutta questa seconda fase del 2022 e credo che molte persone in realtà abbiano già questa persona presente nella loro vita. La regina di spade. La regina di spade potrebbe fare riferimento a una persona o a un tipo di attitudine che voi sarete portati a prendere, quindi un'attitudine di tipo mentale. Probabilmente questa sorta di progetto vi porterà ad essere un pochettino più logici, più razionali, a fare dei conti, dei calcoli, insomma. Vediamo che altre carte vi danno. Ok, 9 di bastoni al contrario. E il 9 di bastoni al contrario potrebbe fare riferimento al fatto che
mi verrebbe da dire che deponiate un po' le armi in questa seconda parte. Sì, guardate, in realtà potrebbero essere due energie contrastanti, ma no. Qui sento che si raggiungerà una determinazione. Quindi non si tratta più di: ma io voglio fare così perché io faccio così, punto." Per quello che non è neanche più il caso di difendervi, semplicemente vi imponete è brutto da dire, però dite: "Io voglio fare così e si fa così, non mi devo più né giustificare con nessuno, né difendere da nessuno." Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 10 di spade al contrario. Quindi qui sento che si va verso la fine di quello che è la sofferenza, ragazzi. Il 10 di spade parla della chiusura di un ciclo, è al contrario, quindi può darsi che sia ancora nell'aria verso la fine del 2022, che non sia proprio ancora definitivo, però sì, si parla di quello che è il lasciarsi indietro, il dolore, la sofferenza, quello che è il tradimento. Vi ricordo che il 9 di bastoni è una carta di una persona che si difende perché è già stata colpita, ha già sofferto e quindi si alzano le barriere. E qui c'è questo 10 di spade che dice: "Okay, basta." Ed è per quello che secondo me, arriva anche un po' alla regina di spade, no, perché si dice: "Okay, per me questo è valido, questo non è valido. Non devo più giustificarmi e non ho più intenzione di sentirmi così." Andiamo avanti. Vediamo come termina la stesa. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Okay. Abbiamo un 9 di coppe al contrario, una regina scusate, un re di spade, un principe di una principessa, un fante di spade, la carta della giustizia e la carta del diavolo al contrario. Wow. Sì, io credo che qui ci si renda conto che, c'è stata qualche tipo di ingiustizia ed è per quello che arriva questa sorta di determinazione e di risveglio spirituale. Qui ci si rende conto di quello che è stato o di quello che dovrebbe essere o potrebbe essere, okay? Avete il diavolo e la carta della giustizia al contrario, quindi qui si parla di qualcuno che davvero inizia a rendersi conto di quello che è la tossicità di cui è attorniato. Il fante di spade anche, per certi versi, soprattutto quando è al contrario, fa riferimento a quello che sono le le tendenze a controllare, a ipercontrollare fino al condizionare. E qui sento che per certi versi siete voi che state subendo questo tipo di condizionamento, questo tipo di ingiustizia. Siete voi che con questo re di spade al contrario, per certi versi fate fatica a esprimere voi stessi. Che interessante. Comunque il giudizio vi porta a una grossa presa di consapevolezza, eh. Io sento che farà presa su questo 10 di spade. Qui si è stufi fondamentalmente di avere questo tipo di condizionamento, che può arrivare da questa persona che è il fante di spade, ma potrebbe anche semplicemente essere un condizionamento mentale, ipotesi, no? Andiamo a vedere mese per mese come si muovono le cose. Perché comunque avendo anche un 9 di coppe al contrario, qui è come se qualcuno non fosse completamente soddisfatto del tipo di vita che ha, nonostante ci sia questa sorta di sicurezza, se vogliamo, a livello materiale, a livello concreto. C'è comunque uno sguardo al futuro, c'è il 3 di pentacoli, si guarda avanti. Andiamo a vedere mese per mese, andiamo a vedere luglio. Vi ricordo che in questo caso il tempo è fluido, quindi se io dico che un avvenimento succede a agosto, per qualcuno potrebbe succedere a settembre, per qualcun altro magari a luglio. 8 di spade, 7 di coppe, 6 di pentacoli che avevate già qui, la torre, vediamo che altro, 5 di spade al contrario,
e 4 di spade. Allora, 8 di spade. A luglio si parte da una situazione di, se vogliamo, confusione mentale. L'8 di spade parla dei condizionamenti mentali ed è quello che vi dicevo un po' qui con il diavolo prima, no? Sono tutti quei sensi di colpa che ci si fa, quei dubbi su se stessi fondamentalmente. È un'energia tossica, che magari prevede le lamentele, negatività, si vede più nero di quello che è in realtà questa situazione. Abbiamo poi il 7 di coppe. Il 7 di coppe parla di o possibilità o anche illusioni. Quindi qui si tratta di capire quali sono le reali possibilità che vi si presentano ad agosto. Probabilmente qui c'è qualcuno che deve intraprendere un qualche tipo di percorso e ad agosto comincia a valutare quelle che potrebbero essere le opzioni. Abbiamo poi anche un 6 di pentacoli per settembre e qui rivedo anche il 6 di pentacoli, quindi credo che a settembre ci sia una sorta di equilibrio, mi verrebbe da dire un po' forzato, non so perché, però lo sento così, perché qui comunque era un equilibrio che cambiava comunque, che subiva una trasformazione, subiva un cambiamento. Abbiamo poi anche la carta della torre e la carta della torre normalmente quando arriva è per interrompere qualche cosa, per rompere magari delle sicurezze. Io credo che questa torre sia la carta che vi dà la possibilità di avere questo giudizio, questo risveglio spirituale, ok? Diciamo che sì, novembre potrebbe essere un periodo un po' confuso con questo 5 di spade al contrario. Fate attenzione perché il 5 di spade al contrario normalmente parla di manipolazione mentale e qui ho sia il fante di spade che il diavolo, quindi potrebbe essere che scusate, a novembre vi sentiate particolarmente condizionati da magari una situazione, magari una persona, però si arriva a dicembre con quello che è il 4 di spade, quindi con quello che è un periodo di riposo, di introspezione e di guarigione. Secondo me questo 4 di spade vi darà la possibilità di portare a compimento il risveglio spirituale di cui parla il giudizio. Quindi comunque verso fine anno si va verso quello che è il pensare di più a se stessi. Andiamo a vedere nello specifico carta per carta. Spiegatemi l'8 di spade per piacere. Grazie. Abbiamo un re di spade, abbiamo un 5 di coppe, abbiamo un carro al contrario e un 5 di denari. Qui è forte la delusione da parte di qualcuno, il senso di colpa, il fatto di non sapere come muoversi, mi verrebbe da dire, perché comunque anche il carro è al contrario e qui la figura ha le mani legate, quindi per certi versi è come se qualcuno credesse di non saper come muoversi. In realtà andiamo a vedere le possibilità, se giro il mazzo è meglio, di cui parla agosto, perché sento che la determinazione della regina comunque c'è. 6 di coppe, asso di coppe, l'imperatore, il matto e il 10 di denari, ma wow! Ad agosto veramente un mare di possibilità, più che un mare di possibilità, un mare di cose che si muovono. Abbiamo un 6 di coppe, ricordatevi che avete anche la carta del giudizio, per qualcuno potrebbe essere che ritorni un'energia dal passato. C'è un asso di coppe, si parla di un incontro, un'apertura del cuore, si parla di quello che è un innamoramento, avendo anche comunque il matto sotto, sento che si parla di un amore puro, di fiducia. La persona potrebbe essere tranquillamente questo imperatore, ehm, e sento che c'è anche comunque un appagamento a livello globale, a livello di famiglia, a livello di gruppo, perché il 10 di pentacoli è una carta di compimento a livello familiare. Se non aveste nessuno, o se per esempio tutti questi problemi ci fossero con il re di spade, potrebbe essere che ad agosto conosciate questo imperatore con il quale le cose sembrino letteralmente una fiaba e voi qui siete in una fase di ok, sono in equilibrio, c'è un giusto scambio tra me e questa persona. Se foste già in una relazione, potrebbe essere che ci sia come un risveglio a livello emotivo in agosto della situazione.
Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Abbiamo la carta della luna al contrario, la carta della temperanza al contrario, asso di spade e re di bastoni entrambe al contrario. Allora, qui sento che, guardate, qui parla di equilibrio, qui parla di disequilibrio e qui la temperanza è disequilibrio. Quindi quello che sento è che c'è qualche cosa con la carta della luna che deve venire a galla, avete anche un asso di spade al contrario, quindi c'è qualche cosa di cui dovete prendere consapevolezza. Ritorniamo all'energia del giudizio, all'energia del prendere coscienza, prendere consapevolezza, del rendersi conto di qualche cosa. Anche la luna come 6 di coppe e il giudizio fanno riferimento alle energie del passato, quindi per qualcuno veramente molto forte il rientro nella vostra vita di qualcuno, però è un rientro positivo, cioè potrebbe essere questo re di bastoni, potrebbe essere questo imperatore come vi dicevo prima, potrebbe essere di più questo imperatore, perché il re di bastoni in questo senso lo sento come ricordatevi che c'è la 6 di coppe, l'amore puro, essendo una carta che esprime la passione ed essendo al contrario, è un po' come se con questa persona ci fosse un giusto scambio, ma probabilmente non c'è ancora quello che è un incontro da un punto di vista fisico. C'è la verità che viene a galla, insomma. Andiamo a vedere la torre, sempre girando il mazzo. 9 di coppe che avevate qui e il 5 di spade. Quindi sento che da un lato quello che cambia fondamentalmente è la vostra zona di comfort. Si creano comunque dei conflitti. 5 di spade ce l'avevate già qui. Quindi c'è qualche tipo di cosa che non vi sta più bene ad un certo punto. Arriva la torre e cambia gli equilibri. Andiamo a vedere. Ok, mancava in questa stesa il diavolo. Diavolo e appeso al contrario. Il diavolo ce l'avevate già qui. È quello che vi dicevo prima, che con il 5 di spade, il fante di spade e il diavolo potrebbe esserci una manipolazione mentale. Guardate, non è un caso se comunque qui è venuto fuori il diavolo sotto il 5 di spade. Fate attenzione a quello che vi raccontano. Bla bla bla. Quello che contano sono i fatti, quello che conta sono i fatti. Quindi che una persona venga e vi dica io penso sempre a te, non smetto di pensarti e poi non si faccia mai sentire, cioè ragazzi, ma cosa vi state facendo raccontare? Ok? Perché quello che dico sempre io è che per mandare un ciao non si ammala il dito, non si rompe il dito, no? Quindi occhio a non farvi incantare dalle parole, cercate di guardare i fatti, ma io sento che qui con la carta dell'appeso al contrario qualcosa si sblocca, ok? Il momento appeso vi dà l'opportunità di guardare le cose da un altro punto di vista ed è qui che si vede il risveglio spirituale di cui parla il giudizio. Rendetevi conto di quelli che sono i vostri condizionamenti mentali, ok? Di quello che vi fa sentire legati, ma io credo che lì vi renderete conto perché l'appeso parla proprio di quello, parla di quello che è uno sblocco. Andiamo a vedere il 4 di spade, che è una carta che mi parla di guarigione e ritiro spirituale. Un'altra volta il 4 di spade. E il 10 di bastoni. Sì, c'è bisogno di tagliare, ragazzi, fare piazza pulita di quello che sono le aspettative degli altri, le responsabilità, perché il 3, scusate, il 10 di bastoni, come anche il 3 di pentacoli, parla di responsabilità. Qui c'è qualcuno che non ne può più di prendersi gli impegni di qualcun altro, c'è bisogno di ricaricare le pile. Guardate, sarà davvero un periodo di guarigione, perché comunque per qualcuno il 5 di pentacoli potrebbe far riferimento a delle dipendenze e qui abbiamo il diavolo, come avevamo anche qui. Abbiamo le manipolazioni, può essere una codipendenza affettiva, qui abbiamo una carta che mi parla molto di una persona che si sta autopunendo, anche il 5 di coppe parla di sensi di colpa, qui c'è qualcuno che si sta veramente castigando. Ma non è il caso, cioè davvero molto fa parte delle proiezioni che avete voi, cioè magari non è tutta colpa vostra. La colpa è sempre 50 colpa, non si parla mai di colpa, si parla di responsabilità. Ed è sempre 50 e 50, non c'è mai lui o lei ha fatto, si è comportata così, perché rendetevi conto che
voi l'avete permesso comunque, non avete detto no quando era ora. Quindi la responsabilità delle cose come succedono è sempre 50 e 50. Poi vabbè, ci sono delle eccezioni chiaramente, però ecco. Bene, andiamo ad estrarre un'ultima carta da parte degli angeli del cuore, vediamo che cosa vi dicono. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le iscrizioni, le condivisioni, i commenti, con le email, perché ogni tanto ricevo anche delle email di sfogo, ed è comunque carino leggervi e sapere che in qualche modo vi aiuto, ecco, quindi grazie. Bene, andiamo a vedere ancora una carta per gli amici del Sagittario. Conversazioni sincere, esprimete onestamente l'una all'altra i vostri sentimenti. Sì, però perché siano sincere queste conversazioni, prima di tutto dovete essere sinceri con voi stessi. Dovete togliere quelli che sono i condizionamenti mentali e le proiezioni. Una volta che riuscite ad essere sinceri con voi stessi, potete essere sinceri anche con l'altra persona. Perché comunque se io stessa non ammetto che in quel tipo di situazione sto male, non posso pretendere di andare dall'altro e dire sì, io in questa situazione sto male, perché io stessa non lo riconosco. Comunque ecco ragazzi, attenzione a questa energia del diavolo, quindi a questa sorta di condizionamento che vi fa sentire con le mani legate, che vi dà tanti pensieri. Io sento che per uscire bene da questo 2022 bisogna restituire al mittente determinate responsabilità. Qui veramente per qualcuno si tratta di una casa, perché abbiamo diversi riferimenti alla casa, abbiamo una giustizia al contrario, quindi per qualcuno potrebbe essere qualche documento che non arriva, che non si sblocca, insomma. Però io credo che dall'autunno in avanti si va verso quello che è la presa di consapevolezza di cui parla il giudizio, perché appunto cominciano a venire fuori a galla le proiezioni, determinate verità, cominciano a esserci i primi conflitti, la caduta dell'ego e delle sicurezze di cui parla la torre. Qui ci si rende conto di tutto quello che è stato lavorio mentale, l'appeso è al contrario, voi avete già fatto un'analisi e qui avete bisogno di prendervi un momento, guardate vi auguro di farvi la settimana bianca, avete bisogno di prendervi un momento per voi stessi, per ricaricare le pile, per capire, per capirvi fondamentalmente. Cari amici del Sagittario, questo è quello che ho per voi per la seconda parte del 2022. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!